Buondì, comincia la stagione della legna. In realtà è già cominciata da qualche settimana per noi, ma cominciamo a riprendere da questo punto in avanti, perché prima dovevamo fare tutta una serie di prove noi, perché abbiamo cominciato a usare il trattore nuovo con la sega circolare nuova che vi faremo vedere a breve, che ci facilita e velocizza tantissimo le operazioni. Insomma, in questo video vi vogliamo raccontare un po' tutta la storia della nostra legna, da questo mucchio, da dove arriva, il perché è qua, il come noi svolgiamo tutte le attività che portano alla legnaia. Abbiamo due tipi di legnaie diverse, con due tipi di legna diversa, vi andiamo a raccontare tutto. Un po' di legna va per le stufe, per il forno a legna, altra legna diversa va per la caldaia a legna. Insomma, è un video abbastanza articolato che piano piano andiamo a sviscerare. Andiamo a parlare anche di una cosa per noi veramente molto interessante e che ha un valore particolare in questo posto, ovvero l'utilizzo delle energie. Noi tendiamo a autoprodurci anche tutto quello che possiamo per quanto riguarda l'aspetto energetico della cascina, per cui tutto il riscaldamento arriva dal nostro lavoro, e andremo ad approfondire questo tema, che è una cosa secondo me molto molto interessante. Più quanto uno è vicino alla propria fonte di energia e più ne ha rispetto, più impara ad utilizzarla e più capisce quanto lavoro sta dietro al produrre energia, che sia essa acqua, luce solare o energia elettrica o riscaldamento, in questo caso legna, qualsiasi fonte energetica. Noi siamo a stretto contatto, per cui abbiamo un insegnamento intrinseco, cioè la fatica che uno fa a produrselo è direttamente proporzionale o inversamente proporzionale all'utilizzo che se ne fa, ovvero si tende a risparmiare, ad utilizzarne poca o perlomeno il giusto. Nina, apri la porta, io entro col trattore. Stai andando forte! Apri tutte le porte! Vuoi entrare sole! Stai andando forte! Zitta Nina. Quindi noi abbiamo due legnaie. La prima legnaia contiene legna per le stufe, che è un tipo di legna. Contiene massima capienza 25-30 quintali circa, ed è qui alle mie spalle, divisa in due parti. Da una parte mettiamo la legna un po' più brutta, un po' più vecchia, più piccola, che è quella che ci serve soprattutto per quando si accende la stufa all'inizio e per il forno a legna. E dall'altra parte invece abbiamo legna sempre di dimensioni un pochino più piccole rispetto a quella della caldaia, ma più grossa, più bella, ed è quella che si usa per le stufe per mantenerle accese. Vi faccio vedere.
Ovviamente adesso noi abbiamo iniziato le riprese che siamo già quasi addirittura d'arrivo, però sono già diverse settimane che tagliamo e accatastiamo. Questa è quella un po' più grossa e qui invece abbiamo quella più piccola e più bruttina per forno a legna. E non solo. Questa sega circolare che abbiamo acquistato ci ha velocizzato tantissimo, e il trattore ovviamente, ci ha velocizzato tantissimo le operazioni, perché noi prima dovevamo andare dalla catasta di legna, caricare questo trattorino, andare in un altro posto della cascina dove avevamo una sega a nastro, ricaricare il trattorino, venire su in cortile e riempire la legnaia. Adesso facciamo la metà delle cose, perché tagliamo, grazie al trattore e alla sega circolare, tagliamo direttamente di fianco alla catasta di legna, carichiamo e veniamo subito qui a scaricare. L'altra legnaia che abbiamo è di sotto, vicino al locale caldaia, e ospita tutta la legna per la caldaia. Ci stanno 60-70 quintali circa, capienza massima, ed è un altro tipo di legna rispetto a questa, ma questo ve lo diremo più avanti. Quando mettiamo a posto selezioniamo un po' la roba come questa, un po' più grossa, un po' più bella, finisce nella parte delle stufe, e invece la roba tipo questa più piccolina finisce nel forno a legna, e anche stufa, però meno, diciamo. Sta anche piovendo un po', ci sta bagnando un po' la legna, dobbiamo far più veloce e metterla a posto. Comunque qua siamo quasi addirittura d'arrivo, la alziamo ancora un pochino all'altezza di quella dietro e poi questa catasta è quasi pronta, ci andrà ancora una gira oltre questa forse, o due. Dunque ho finito adesso di mettere a posto la legna, è tornato il sereno. Prima pioveva, non ci lasciava finire, dovevamo sempre smettere, adesso è tornato il sereno. Volevo farvi vedere la sega circolare che abbiamo preso da far girare con questo trattore. Adesso, finché non abbiamo una copertura, la teniamo qua fuori con un telo sopra. Comunque è una sega che ha già i suoi anni, è usata ovviamente come tutto il resto, però ha comunque già tutte le protezioni, sia della parte della cinghia, motore eccetera, sia del disco, e disco Invidiam super robusto, ancora praticamente nuovo, e ha questo carrello, diciamo, questa parte basculante che si muove in questo modo. Quando si poggia il tronco sopra, spingendo si apre la sicurezza, scopre il disco, e con il pezzo di legno disteso lì ci si avvicina alla sega e lo si taglia comodamente. È una delle versioni già più sicure, con più protezioni che ci sono, per cui già molto bene. Il nostro trattore con questo cardano, facendo girare il trattore al minimo, veramente lui fa girare questa sega in modo che tutta la nostra legna riusciamo a tagliarla. Come diceva prima Nina, abbiamo dimezzato le operazioni della legna, per cui è molto vantaggioso. Anche il consumo è molto basso, nel senso, con una... adesso giro la telecamera. Dicevo, anche il consumo è molto basso, perché con un terzo del pieno, io appena arrivato al mezzo ho fatto il pieno, con un terzo del pieno di gasolio di questo mezzo abbiamo fatto tutta la legna che ci serviva per le stufe della casa per tutto l'anno. Quindi un terzo del pieno, adesso non lo so di preciso quanti litri è, comunque veramente poco, quindi facendo girare il trattore al minimo, lui fa girare la sega, e praticamente siamo riusciti a fare circa a tagliare sui 15 quintali di legna. Gli altri erano già in legnaia avanzati dall'anno scorso, quindi almeno una quindicina di quintali di legna tagliati in questa maniera. Ultimo giro, Volevo ancora raccontarvi una cosa, perché questa attività qua è un'attività che io mi porto dietro da tantissimo tempo. Le persone che nascono qua, o comunque in campagna, certe cose ce le hanno fin da piccoli, no? Io avevo 5-6 anni quando mio nonno tagliava la legna con un trattorino cingolato e una Ressia Bindel, una... come si chiama in italiano? Una sega circolare, no, una sega a nastro.
però familiarizzavo con il rumore, con quell'attività, poi lo aiutavo a caricare la legna sul camioncino che aveva, trasportarla a casa, riscaricarla in legnaia, ed ero piccolissimo. A volte mi rompevo anche le palle a fare quelle attività da piccolo, non capivo, ma adesso questa roba mi è tornata tutta, cioè l'aver familiarizzato con questi attrezzi da piccolo fa sì che tu non accendi questa roba e non sei terrorizzato di questo attrezzo della morte, perché obiettivamente, visto così, tu potresti morire da un momento all'altro a usare questa roba, invece no, perché sai usarlo, sai cos'è, ma soprattutto ti aiuta a stare sveglio. Io ho visto mio nonno con che attenzione faceva quell'attività, poi per carità possono sempre capitare incidenti, cose, ma l'attenzione con la quale prendeva ogni pezzo di legna, lo tagliava, poi lo raccoglieva e lo metteva a posto, era una roba che io ho visto fare ed è stata tramandata. Questa è una delle attività che dura 365 giorni l'anno. La legna per noi è una cosa sacra praticamente, perché in questi posti senza quella c'hai la brina sulle coperte, quindi tutto l'anno ruota intorno a questa attività. Questa è solo una piccola parte, pian piano vi racconteremo tutto il ciclo della legna qua, che tra l'altro per noi è raccolta di legna, non taglio, perché il 90% della roba che usiamo è già a terra oppure secca in piedi, insomma, però è roba che è già predisposta per questo. Questa attività è una cosa che richiede la massima attenzione, cioè è un'occasione in più per non dormire. Se uno è qui che fa questa roba deve stare sveglio e fare attenzione a non farsi male, questa è una regola. 1° agosto, legnaia piena, una legnaia, adesso c'è tutta l'altra da riempire, la più grossa, la più faticosa, però intanto si tira già un bel sospiro, diciamo, quando abbiamo una legnaia piena delle due, tiriamo già un bel sospiro di sollievo, perché avere legna sotto una tettoia qui è veramente importante. L'ultima parte di questo video era dedicata ad approfondire un attimo questa cosa che abbiamo accennato anche all'inizio, ovvero l'importanza dell'essere il più vicino possibile, più stretto contatto possibile con le fonti di energia che ci servono. Una volta tutti si era più vicini, diciamo, alle fonti di energia. Oggi questa cosa è completamente scappata di mano, cioè il nostro riscaldamento, la luce elettrica e tutta l'acqua, tutte le cose che arrivano alle nostre utenze, sembra tutto dovuto, no? Uno le paga e pretende che in casa ci sia questa roba, ma non si sa tutto il processo che c'è dietro per produrre energia elettrica, per produrre gas piuttosto che petrolio, cioè è una roba assurda il giro che c'è lì dietro, no? Mentre invece quando si entra di nuovo in contatto con queste dinamiche qui, che si possono vedere molto da vicino in campagna, cambia completamente la prospettiva. Allora noi andiamo nei nostri boschi e raccogliamo tutto ciò che cade, e questa legnaia alle mie spalle sono 20-25 quintali, tutta roba raccolta da terra o eventualmente secca in piedi, e uno pulendo toglie, ammucchia, porta a casa. Come dicevo prima, questo è un percorso che dura un anno, quindi è tutta roba che è lì a disposizione, per cui la fatica che c'è, le ore di lavoro, l'intensità che uno ci mette, qua si dice che il bosco scalda 2 o 3 volte, cioè la legna scalda 2 o 3 volte, scalda a farla, scalda a spostarla, scalda a spaccarla e scalda quando la bruci l'inverno. Quindi questa roba ci permette di fare cosa? Di farne un utilizzo ponderato, o comunque per il necessario, perché non ci piace stare al freddo, insomma, da avere una situazione equilibrata in casa, ma allo stesso tempo noi che viviamo fuori, se d'inverno entri in casa e hai 17-18 gradi è perfetto. Noi non concepiamo l'assurdità di stare dentro delle case a 25 gradi in maniche corte, per noi questa roba non esiste. Ma perché? Perché quanta legna ci andrebbe, quanta fatica ci andrebbe per produrre tale calore da poter stare in maniche corte quando con un maglione di lana si sta così bene, no? Questo discorso che ha fatto Leo adesso ovviamente vale per la legna, ma vale anche per l'energia del sole, per l'acqua, ogni fonte energetica. Noi qui viviamo 365 giorni l'anno sotto il cielo, quindi ogni giorno vediamo, no, cosa accade, vediamo in un anno quanta acqua scende, quanto sole c'è, quanto non c'è, vediamo, non so, le piogge, vediamo le sorgenti riempirsi, sgorgare, asciugarsi, sappiamo in funzione di tutto questo quanto anche noi possiamo prendere, no? Per esempio ci sono stati 3 anni di siccità in cui tutta l'acqua dei rubinetti, tutta l'acqua si teneva, si
si conservava, tutto quello che si riusciva perché ce n'era la necessità. In questi anni parecchio piovosi non è necessario, comunque c'è un'attenzione costante anche all'ambiente che ci circonda, in funzione del quale anche noi ci regoliamo. Imparare ad utilizzare le energie oggi più che mai è veramente fondamentale. È necessario riavvicinarsi un po' alle proprie energie, perché se le energie noi ci limitiamo ad acquistarle e farle arrivare dall'altra parte del pianeta, poi uno ha bel da lamentarsi, le bollette sono care, una cosa e l'altra, ma noi abbiamo perso completamente il controllo di queste cose. A dove sono le energie che utilizziamo, da dove arrivano, e magari scegliere anche di usarne alcune al posto di altre, non lo so. Noi qui negli anni abbiamo imparato a conoscerle, ma da vicino, proprio a sapere come nasce l'energia, diciamo, per certi versi, l'energia del fuoco, l'energia dell'acqua, l'energia della luce, del calore. Noi abbiamo pannelli, 2 pannelli per l'acqua calda sanitaria, abbiamo un boiler da 300 litri sempre a 70 gradi, solo con la luce del sole, ma anche d'inverno. È assurdo da pensarci, dovrebbero utilizzarlo tutto il pianeta per avere acqua calda. A volte ci sono cose veramente assurde da osservare, quasi che sembrano magiche per quanto sono assurde. Non so, per esempio la stufa o il forno a legna, no? D'inverno ogni giorno dover accendere la stufa e uno si rende conto di come funziona il fuoco, che determinata legna produce più calore e altra meno, quindi un'attività così semplice può anche diventare molto sfaccettata e soprattutto possiamo anche noi diventare pratici e sviluppare strategie per risparmiare energia. Io per esempio in 2 anni che sono qui, grazie all'attività di fare legna e quindi essere sempre nel bosco, girare per boschi, ho imparato a riconoscere gran parte degli alberi che ho intorno. So tutti come si chiamano, guardo il tronco e so cosa sono, e so anche la loro legna che qualità ha per la combustione. Quindi c'è legna che magari è ottima per la combustione ma non va bene a fare altro, legna che è utile a fare, che ne so, i manici degli attrezzi o via dicendo, insomma. Direi che questa parte sulla legna la concludiamo, ma ne faremo un'altra a breve, appena ci butteremo a fare la legna per la caldaia, in cui vi raccontiamo anche tutta quell'altra parte che devo starnutire, in cui vi racconteremo anche quell'altra parte dell'attività legata alla legna.